Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Farsight, gioco di ruolo di Dario Pesce e Francesco Lucenti, edito dalla Lightfish Games e distribuito da MS Edizioni. Piccolo aneddoto su come ho conosciuto questo gioco. Mi trovavo al Roleplay Gathering di Firenze nel 2020 e purtroppo tutti i tavoli di gioco ai quali ero interessato erano occupati, colpa mia perché ero arrivato ad un orario abbastanza scomodo, e così però per una serie di strane coincidenze mi ritrovai seduto dietro al banco della Epic Party Games da solo. Ed è un po' una fortuna, ora che ci penso, il fatto che conoscessi i loro titoli, così nel caso qualcuno si fosse approcciato almeno avrei saputo che cosa dirgli. Fatto sta che c'era anche la quick start di Farsight, per l'appunto, e dal momento che uno degli autori, Dario Pesce, era disponibile per una partita, fece provare una breve one shot a me e al mio amico Federico. Purtroppo però per motivi di tempo non siamo riusciti a finirla. Devo dire però che quella sessione mi ha dato comunque modo di avere un buono sguardo in anteprima su quello che stava diventando il gioco. Poi c'è stata la nostra intervista agli autori che potete recuperare qui sul canale e una fortunata campagna di raccolta fondi su Kickstarter che ha visto tra i suoi maggiori sponsor, se non sbaglio, Intel e Divination, motivo per cui ritengo che voi in realtà questo titolo già ne abbiate sentito parlare in abbondanza. Prima di cominciare lasciatemi ringraziare per l'appunto Dario Pesce che ci ha dato la possibilità di potervene parlare oggi. Di cosa stiamo parlando dunque? Farsight è un gioco di ruolo di fantascienza basato sul regolamento Quintae Evolved, o Quintae Evoluto se preferite, un interessante adattamento del regolamento di D&D quinta edizione al contesto fantascientifico, che vedremo tra poco nel dettaglio tra un momento. Lo scopo di Farsight è quello di fornirci tutti gli strumenti necessari atti a creare la nostra campagna fantascientifica, potendo spaziare fra tutte le declinazioni di questo genere narrativo. Anche se per ammissione stessa degli autori molte opzioni di gioco propendono verso la fantascienza spaziale, ma sappiate che se volete crearvi una sorta di campagna cyberpunk lo potete benissimo fare, avete tutti gli strumenti disponibili. Il manuale consta di circa 350 pagine e contiene tutto il necessario appunto per giocare, non troviamo quindi i 3 manuali base classici come in D&D ed è diviso in 2 macro sezioni. La Axiom, che contiene le regole per la creazione del personaggio e il regolamento del gioco, e Nexus, la sezione per il Game Master e il bestiario. Entrambe queste sezioni comunque seguono una divisione in paragrafi e struttura simile a quella appunto dei 3 manuali base di D&D. Direi che non poteva essere altrimenti ed è una cosa che rende Farsight piuttosto familiare a tutti i giocatori di D&D. Ma devo subito aggiungere che a mio avviso questo comporta alcune lievi problematiche. Nulla di particolarmente grave, lo specifico fin dall'inizio, ma ne riparliamo in fondo al video. Aggiungo anche che nonostante Farsight si proponga come una sorta di cassetta per gli attrezzi per creare la propria ambientazione di fantascienza, avrà anche una sua propria ambientazione chiamata Cronache dell'Orlo, ma dal momento che in questo momento che stiamo registrando non mi risulta essere stato ancora rilasciato questo manuale di ambientazione, purtroppo non possiamo dirvi nulla al riguardo. Pertanto vediamo la creazione del personaggio e il sistema, cercando di individuare quelle che sono le differenze rispetto al tradizionale sistema di D&D Quintae. Ovviamente non tutte in ogni singolo dettaglio, altrimenti questo video tenderebbe verso l'infinito e oltre. Citazione necessaria, vi chiedo scusa, ma andiamo avanti. Innanzitutto partiamo dalla scheda del personaggio. Come potete vedere, le 6 caratteristiche tradizionali diventano 7 abilità accompagnate dalle relative qualifiche: combattività, robustezza, destrezza, percezione, intelligenza, volontà e tecnica. Possiamo stabilire il valore di queste abilità con un tiro casuale di dadi e consultare l'apposita tabella o distribuire 9 punti tra esse senza superare i 3 punti per una singola abilità. Le qualifiche invece rivestono il ruolo di quelle che in D&D sarebbero le abilità, mentre qui ci aiutano a stabilire i campi di specializzazione del personaggio. Si usano per aggiungere bonus al tiro dei dadi e ne avremo alcune in partenza stabilite dal background, specie e classe.
Per quanto riguarda la sezione punti Psy ci torniamo tra un momento. Al posto di 10 razze troviamo le 10 specie umanoidi che fanno parte dell'ambientazione Cronache dell'Orlo. I Dalok, una specie piuttosto tozza e robusta, alti in media 1,40 m e particolarmente abili come mercanti, diplomatici o banchieri, per dirne alcuni. Trovo occupino il posto dei nani. I Draalani, una particolare specie capace di cambiare sesso a piacimento e tendenzialmente dediti ad una vita edonistica. I Faraxi, una specie dall'aspetto primate, con tratti felini, particolarmente caparbia e legata alla sua tradizione animistica. Gli Iridian, una specie molto antica e avanzata, dall'indole pacata e curiosa verso le altre creature. Data la loro lunga aspettativa di vita, credo che ricoprano il ruolo degli elfi in qualche modo. I Jaraki, una piccola specie anfibia molto scaltra, abile con le parole e dotata di un buon spirito di osservazione. Credo che questi ricoprano il ruolo degli gnomi, in alternativa a quello degli halfling. Non che sia davvero importante, ma è solo una mia osservazione. I Kandrevan, una specie forzata ad una simbiosi con una entità biologica misteriosa chiamata il Morbo. Ciò ha conferito loro capacità straordinarie di mutazione e rigenerazione, ma al contempo li ha condannati ad esistenze piuttosto dolorose. Per questo, nonostante siano spesso considerati un popolo valoroso, in realtà sembrano animati da un senso di fatalismo che li spinge a cercare una morte onorevole o gloriosa. I Kergan, che inutile a dirvelo sono la cosa più vicina ai dragonidi, come credo possiate dedurre dall'immagine, una specie particolarmente possente e pragmatica nel modo di comportarsi, poco incline alla diplomazia e dall'atteggiamento aggressivo. I Navarian, un popolo forse discendente da un antenato comune degli umani e con una cultura basata sul progresso tecnologico e sulla collettività, tanto che per loro la tecnologia è una sorta di parte integrante ed estensione della propria identità. Ovviamente noi umani, chiamati qui Terran, che abbiamo conservato tutte le nostre caratteristiche quali la curiosità, la creatività e la capacità di adattarci in ogni ambiente, con la differenza che qui possiamo vivere fino a 140 anni. Io sapevo che il limite massimo attuale è circa 120, ma potrei sbagliarmi. Comunque, considerando che nel corso del tempo la vita media si allunga, lo considero un elemento realistico. Ultima specie di questa lista, i Valkyrian. Creature simili all'incrocio tra un rettile e un rapace, molto meritocratici nella loro gerarchia sociale, spesso sono votati a cause più grandi e dotati di un grande senso dell'onore quasi marziale, pur non essendo loro stessi violenti o aggressivi, e anzi considerano la violenza come ultima opzione possibile. Per quanto riguarda i background, li ho trovati decisamente simili a quelli che già conosciamo dal manuale del giocatore per D&D, ma adattati al contesto fantascientifico, fatta eccezione forse per il burocrate o l'ingegnere. Dettaglio comprensibile dal momento che si tratta di background il cui concetto va oltre il genere narrativo. Un nobile o un viaggiatore lo potete trovare tanto nel fantasy quanto nella fantascienza. Passando invece alle classi, abbiamo un interessante dettaglio, ovvero che sono soltanto 3. I Delta, cioè quelli più votati all'azione, se volete giocare un personaggio in qualche modo combattente o anche un tank capace di incassare i danni, direi che questa è la classe che state cercando. Abbiamo poi i Sigma, che sono dotati di grandi conoscenze e capacità pratiche, e gli Psy, ovvero chi possiede i poteri psionici. Dico interessante perché in un primo momento potremmo tutti aspettarci un numero di classi abbondantemente alto, visto il tema. Invece ne abbiamo soltanto 3 che ci indicano quali sono le doti principali del personaggio e che lasciano a noi la possibilità di poterci personalizzare il personaggio tramite la distribuzione dei punti e la scelta dei talenti più appropriati. Scelta che mi ha ricordato vagamente i 3 archetipi di Symbaroum, il guerriero, il furfante e il mistico, per ricordarceli, quindi è una scelta che in qualche modo approvo in pieno. Riguardo gli Psy, avranno una riserva di punti per poter lanciare i loro poteri psionici, divisi in praxis, i trucchetti gratuiti in sostanza, e i veri e propri poteri. Inutile dirvi che se cercate di giocare una classe in qualche modo, aperte virgolette, magica, questa è la classe che fa per voi. La lista dei talenti invece riprende anch'essa parte di quelli che già conosciamo e ne integra anche di propri. Vi dico che sono veramente tanti, quindi non starò qui ad elencarveli uno per uno. In conclusione potete scegliere i dettagli del vostro personaggio, quali l'aspetto fisico, la sua indole, gli obiettivi e le sue origini.
Molto carina la presenza di una ruota delle indoli per capire quale sia la nostra e l'eventuale opposto. Un carattere votato alla comunità o alla collettività potrà facilmente scontrarsi con un carattere invece molto più egoista o comunque individualistico, che devo dire è un modo carino per riconvertire il sistema degli allineamenti in un sistema forse un po' più comodo a mio parere. Perdonatemi la lunghezza fino a questo punto, possiamo finalmente passare al sistema. La prima grossa differenza rispetto a quinta edizione sta nel fatto che Farsight usa 2D12 al posto del D20 per risolvere le prove. Quando dovremmo effettuare una prova, lanceremo 2D12 più l'abilità ed eventualmente aggiungere la qualifica e altri modificatori. In questo modo le prove con vantaggio o svantaggio al tiro sono lievemente diverse. Tireremo infatti 3D12 e scarteremo il dado con risultato più alto o più basso a seconda del caso. Con il risultato di 12 o 1 potremo compiere una prodezza o incappare in un imprevisto e con la possibilità di ottenere risultati doppi. 2-12 significheranno una grande prodezza, mentre un doppio 1 un fallimento clamoroso. E in entrambi i casi otterremo una carta Edge, uno strumento che in Farsight sostituisce i punti ispirazione. Le troverete acquistabili a parte, oppure potete crearvene di vostre. Giocando una carta Edge si dovrà scegliere una delle due frasi riportate sopra di questa e avranno un effetto immediato in gioco. In alternativa si potrà usare la sua illustrazione. Al pari del capitolo 8 del manuale del giocatore, troviamo tutte le regole relative allo scorrere del tempo, il movimento durante i viaggi e l'interazione con l'ambiente circostante. Ovviamente non potevano mancare regole per la gravità zero, che a seconda dei casi richiederanno tiri di robustezza o destrezza, per esempio. Neanche per quanto riguarda il combattimento troviamo differenze significative. Diciamo che i tipi di danno sono diversi, essendo diverse le armi che utilizzate. Troviamo in questo senso i danni cinetici, cioè dovuti all'impatto, danni energetici, danni biologici, cioè causati da malattie, veleni o sostanze tossiche, e danni psichici, dovuti agli attacchi psichici, stress o traumi emotivi. Aggiunta che però ho apprezzato è per l'appunto quella dei traumi, che troviamo divisi in tabelle per tipologia e che possiamo subire in genere quando raggiungiamo 0 punti vitalità, i punti ferita, o a causa di effetti particolari o tiri sfortunati, similmente a Vesen devo dire. La sezione per l'equipaggiamento, oltre a essere ricca non solo di oggetti tradizionali riconvertiti in ottica fantascientifica, ma anche di altri molti nuovi strumenti adatti a questa ambientazione, si apre con una sezione sul livello tecnologico di una civiltà, cosa che può darci una mano a settare la nostra campagna. Nel caso vogliate giocare qualcosa di cyberpunk, probabilmente vi troverete al 4° livello, cioè quello avanzato, mentre l'ambientazione base di Farsight si trova al 5°, quello interstellare. A proposito di cyberpunk, troverete anche le regole per l'hacking e la gestione dei cyberware, quindi in questo senso non manca niente. Nel capitolo 4 troverete invece le regole per i veicoli e il combattimento su di essi. L'ho trovata una parte decisamente gestionale, dato che potrete nel corso delle vostre avventure dotare la vostra astronave, nel caso ne possediate una, di tutto ciò che ritenete opportuno. In più è previsto che vi dividiate dei compiti a bordo di essa. Qualcuno di voi sarà il capitano, qualcun altro il pilota o qualcun altro ancora l'artigliere. Questa componente e la presenza di una scheda dell'astronave mi ha ricordato molto Coriolis e personalmente la apprezzo perché contribuisce a creare più gioco di squadra al tavolo, a collaborare nella gestione di uno spazio condiviso. La sezione Nexus, quella del Master, è ricchissima di suggerimenti per la gestione non solo del tavolo di gioco, ma anche delle ambientazioni fantascientifiche e di tutte quelle possibili tematiche che potete affrontare. Lasciatemi precisare che la lettura di questa sezione si è rivelata più intensa di quanto mi aspettassi per la notevole quantità di materiale. Devo dire che la parte relativa alla creazione delle campagne, scenari e avventure scende molto nel dettaglio, se non addirittura troppo, sulle questioni del viaggio spaziale, dei portali dimensionali, addirittura il viaggio nel tempo, per non parlare degli effetti atmosferici, malattie e metodi per tracciare le mappe stellari, diventando a mio parere un po' troppo nozionistico.
realistica, ma almeno potete fare un lavoro più preciso. Oltre che alla scheda dell'astronave, avrete anche quella per tracciare il pianeta e il sistema stellare che state esplorando, o comunque in cui vi trovate, anch'esso similmente a Coriolis. In chiusura del manuale troviamo un bestiario ricco di creature ispirate ai grandi classici della fantascienza, per esempio alcuni riferimenti agli xenomorfi di Alien o dei vermi delle sabbie di Dune, e ho apprezzato il fatto che alcune creature del bestiario classico siano presenti e adattate all'ambientazione. Considerazioni. Farsight riesce a concentrare in un unico manuale tutto il necessario di giocare una campagna di gusto fantascientifico propriamente detta. Le fonti di ispirazione per questo titolo sono innumerevoli e sono sicuro che non avrete problemi ad adattare la vostra idea di fantascienza a questo regolamento. Il fatto di voler concentrare in un unico manuale la sezione per il giocatore, per il master e il bestiario fanno di questa, a mio avviso, una lettura piuttosto impegnativa. Dato anche l'alto numero di tabelle, posso solo suggerirvi di andarvi giù pesanti con i segnalibri. In tutta onestà vi confesso che però non ho capito il perché della sostituzione del D20 con i 2D12. A meno che non volesse essere una sorta di riferimento al fatto che qui il gioco sfrutta la griglia esagonale invece che quella quadrata, cosa che in effetti ho visto usare molte volte quando si trattava di mappatura spaziale. Questa differenza implicherà il fatto che come risultato massimo potete ottenere fino a 24 più eventuali bonus, se oltre a essere diversi poi i margini di successo o fallimento. Se poi c'era un motivo più particolare e non me ne sono accorto, fatemelo notare qui sotto nei commenti. Altro dettaglio a cui ho fatto caso, forse avrei preferito l'allineamento del testo giustificato piuttosto che a sinistra, in modo da dargli un aspetto un po' più quadrato, per così dire, ma questo è un dettaglio minimo di cui mi sono accorto e non è niente di particolarmente grave, dicevo soltanto perché l'occhio mi ci è caduto sopra. Personalmente mi sento di suggerirlo in generale ai giocatori di quinta e a chi ha già un po' di esperienza con i giochi di ruolo, data la consistente mole di informazioni. Oppure, se siete dei giocatori neofiti o con meno esperienza, di iniziare, come spesso succede, per così dire, accompagnati da un amico. Sicuramente tra le uscite più interessanti nell'attuale panorama di espansioni o adattamenti per quinta E, spero possa dare inizio ad una sua linea di espansioni e di non fermarsi come purtroppo è stato per un altro titolo che personalmente adoravo, ovvero Shattered Tower. Con questo è tutto, spero che questa recensione vi sia piaciuta, ringrazio nuovamente Dario di Lightfish Games che ci ha dato la possibilità di potervene parlare oggi. Se questo video vi è piaciuto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace a questo video e di condividerlo, di passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram. E se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito a unirvi anche al nostro gruppo Telegram e ricordatevi di cliccare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.